Io sono Lia Pantani. E io Giovanni Surace. Cosa facciamo? Facciamo gli artisti e insegniamo anche all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Di Firenze da un po' di tempo. Abbiamo girato un po' diverse accademie, prestati a questa avventura da ormai 30 anni circa. Siamo nati nell'Accademia, insomma, da studenti al professore è passato veramente poco tempo. Sì, non abbiamo mai fatto una vacanza normale, sempre scolastica. Sempre scolastica, da quando abbiamo 6 anni. Sì. Viviamo assieme, lavoriamo assieme, condividiamo studio, casa. E tanto altro. E ormai da quasi 30 anni anche il lavoro circa. Dai primi, insomma, 25 per essere corretti. Ci piace metterci nei guai e non saperne uscire in realtà. E proprio per poterlo fare ci attrezziamo di diverse diciamo così, elementi che tra di loro si possono anche contraddire. Perciò come possiamo definirci un po'? Degli artisti che osservando cercano di relazionarsi spesse volte con fenomeni, situazioni che ti circondano senza volerne in un certo qual modo snaturare la loro reale condizione, ma cercare di o condividerla oppure renderla vicina a quelle che sono le normali situazioni quotidiane. Cercare la meraviglia. Cercare la meraviglia, è vero. Stupirci e stupire continuamente. Il nostro lavoro è fatto del resto di situazioni che cambiano e relazionandosi hanno anche questa variabile. Grazie a Dio da quando abbiamo studiato noi l'Accademia è cambiato. Tantissimo. Intanto, cosa è cambiato? Tantissimo, però è cambiato, grazie a Dio. E noi siamo anche insegnanti, perciò comunque uno dei compiti appunto che ci competono è quello di cercare di dare gli strumenti ai ragazzi. Gli strumenti e cercare di non confondere. Di non fargli confondere gli orizzonti con i confini. Si pensa al fatto di comunque dare degli elementi che possono relazionarli con l'esterno, la possibilità di avere fuori delle realtà a livelli diversi, specialmente istituzioni pubbliche, perciò musei. Prima non esisteva neanche il PEC, c'era la realtà di Rivoli, adesso trovi musei un po' dappertutto, perciò trovi curatori più vicini, curatori più disponibili, attenti ai giovani artisti e devo dire anche molto più vicini alle istituzioni, per una serie di cose che possono capitare, che vanno ovviamente dall'insegnamento agli incontri che si organizzano, ai workshop, a tutta una serie di cose e anche all'utilizzo degli studenti nella parte relativa proprio all'attività dei musei, che devo dire sono veramente una palestra, perché lo studente viene chiamato a relazionarsi con artisti di diverso calibro, di realtà tra di loro anche diverse e in più allestimenti e situazioni che cambiano continuamente ed è quello che noi cerchiamo, come si diceva prima, le accademie, le istituzioni, quelle che avevano un senso maggiore per la ricerca artistica erano praticamente collocate nelle grosse città, in particolar modo Milano, Torino, un po' forse, Bologna. Adesso diciamo che anche nelle piccole realtà sarà per questa nascita di situazioni pubbliche che comunque tutto sommato spostano gente, muovono situazioni, perciò anche da parte loro è cresciuto il contatto con le istituzioni, diciamo, con le accademie, con le istituzioni scolastiche. In realtà c'è anche questa cosa che è cambiata a differenza di un tempo, è stato all'interno dell'istituzione accademica o comunque le varie tipologie introiettate tantissimi artisti, cioè sono arrivati tantissimi artisti che hanno scelto anche l'insegnamento e questo ha permesso di avere anche un respiro diverso. Allora, per prima cosa abbiamo cercato di conoscerli, perciò abbiamo preso contatto con loro, abbiamo visto quello che è il loro lavoro, cioè quello che stanno facendo e abbiamo ricevuto un'ondata di energia praticamente perché sono ragazzi tutti giovanissimi, estremamente
energetici e vogliosi di scoprire, fare, no? Poi appunto abbiamo illustrato a loro quello che era il progetto che avevamo pensato e che è appunto questa Edelweiss a bordo Edelweiss a bordo con coi i tacchi. Sono le due cose che abbiamo pensato, che una parla di una storia relativa alla manifattura in maniera molto stretta. La manifattura tabacchi è sempre stata negli anni, ha avuto sempre caratterizzata da una forte presenza femminile, le famose sigaraie, e noi siamo partiti da lì e abbiamo immaginato quello che era, cioè la situazione che si viveva in quegli anni, e pensate a queste due sigaraie che hanno dato inizio, e la manifattura è stata la prima, a una manifestazione, perciò una rivolta partita da qui, se vogliamo, Del 44. nel 44. Hanno spento le luci di questo stabilimento e da lì è iniziato il tutto. Che erano Marina e Valeria. Marina e Valeria. Sigaraie, come tutti sanno, insomma, chi ha letto, chi ha sentito, nella manifattura Stex abbiamo visto che tutti conoscono il fatto che sigaraio è femminile, non è maschile. Non perché c'è chi il lavorava ai sigaraio, sigari, non esiste il sigaraio. erano le donne. Niente, noi abbiamo immaginato di realizzare un progetto coinvolgendo questi ragazzi in questi 3 giorni, partendo dal fatto di voler produrre circa più o meno 10 kg di pasta, e la forma di questa pasta, Lia ti faccio continuare, se no... La forma della pasta è il loro morso, legandoci appunto a quella che era l'immagine che noi ci siamo creati di questa Valeria e Marina, che al momento praticamente della loro scelta di combattimento contro per i loro ideali e tutto, stringendo i denti, hanno chiuso le luci e hanno cominciato a combattere. Ecco, noi abbiamo pensato a questo morso. Questo dirignare dei denti che si diffondeva allo spengimento dei macchinari, qualcosa di emotivo ma di anche molto forte, se vogliamo, un inizio di un qualcosa che poteva, tra la paura e l'emozione, tutto quello che ha a che fare con tutti gli inizi. Perciò il progetto che abbiamo realizzato con i ragazzi è quello di calcare un loro morso, un parziale morso, e da questo calco successivamente realizzare delle forme dove veniva spinta dentro, dove verrà spinta dentro la pasta all'uovo, e perciò realizzare una confezione di pasta che contiene gli 8 morsi, 6 loro e 2 nostri. Dove si perde un'identità, dove i morsi diventano di tutti, un po' nella stessa situazione appunto come succedeva qua nella manifattura, dove era una situazione... Un momento conviviale. Conviviale, familiare, perché in realtà questa era una fabbrica molto particolare, dove il numero delle donne era altissimo. Tra l'altro noi abbiamo un gruppo di ragazzi dove il numero delle donne è altissimo, e questa è una cosa anche che ci fa molto piacere, che gli artisti femminili, in femminile, cominciano a crescere. E perciò ci interessava questo lato proprio della convivialità, della familiarità. Il fatto che in questa fabbrica ci fossero gli asili e che comunque fosse condiviso il senso proprio dell'aiuto, della casa. E la produzione era quella che in particolar modo lo coronava, riusciva a tenere insieme una produzione dove la manualità era molto forte. Perciò un lavoro manuale, avevamo chiaro queste due cose, quello che abbiamo appena siamo messi in contatto con questa situazione, immaginando un workshop da realizzare, e dentro questa busta verranno contenuti 250 grammi di pasta, la collettiva forse più democratica se vogliamo, che contiene effettivamente questo calco dei morsi dei 6 diciamo, residenti qui dentro e noi 2. Il morso perché? Cioè effettivamente quello che gli abbiamo detto e che diciamo sempre ai nostri studenti, ai giovani artisti che incontriamo nelle diverse occasioni, è che quando si uscirà da qui bisogna mordere un po', un morso delicato e lento e forte come l'ottone che poi verrà, l'ottone o il bronzo col quale verrà colata poi la forma che abbiamo realizzato. Oltre al momento conviviale dell'ultimo giorno di workshop, vogliamo coinvolgere punti interni alla manifattura o anche esterni
che potranno cucinare questo piatto e che sarà consumato e che entrerà in contatto con questi segni che caratterizzano realmente l'identità di questi giovani artisti, trasformandoli in quello che pensiamo debba essere l'arte fuori da qui. L'artista deve essere, diciamo, aggressivo nella maniera giusta e continuativa, saper mordere, duraturo come il bronzo, ed il mondo che lo contempla, che si avvicina, deve essere un mondo disposto a relazionarsi in tutti i modi, partendo anche dal momento più semplice e conviviale e contemplando nella lentezza di una quotidianità che caratterizza il nostro mondo. Un luogo di questo genere, una riconfigurazione di uno spazio di questo genere non può che non contemplare la cultura e l'arte, cioè è insieme, viene insieme. La riqualificazione è appunto un qualche cosa, un'evoluzione, perciò non può mancare questa. Cioè pensa che si dice che il nostro petrolio è l'arte, che dove scavi trovi arte dappertutto, almeno quello che si giustappone deve relazionarsi in una maniera proporzionata, se vogliamo, e duratura però. Che diventi una cellula del corpo, cioè che diventi una parte interna, cioè che funziona insieme a tutto e che non sia soltanto una superficie. Questo è fondamentale, questo è importantissimo, perché può essere anche una bella facciata, no? In realtà è importante mangiarla e morderla. Avere un contatto vero, serio è fondamentale. Credo che il tempo, la qualità dell'attenzione e il fatto di crederci fino in fondo, da artisti ti possiamo garantire che porta dei risultati, insomma. Sicuramente dei momenti sembra che l'arte sia perfetta nella cornice ed è straordinaria nella cornice che si costruisce, altre volte sembra, come dire, non dico inutile ma marginale rispetto al progetto che ha preso un'evoluzione, e allora bisogna riuscire, vale come tutte le realtà culturali, dalle biblioteche, a quanto costa e a cosa serve. Io, citando Aristotele, che diceva che la filosofia non è una serva, perciò non serve, e lo stesso è l'arte, non è una serva, perciò non serve. In questo senso dobbiamo, e forse nei momenti anche dove ti rendi conto che sia per quanto riguarda il pubblico, che non può mai essere un pubblico delle grandi mostre, delle grandi eventi, per quanto riguarda l'arte contemporanea, i giovani in modo particolare, bisogna crederci fino in fondo e deve diventare un dovere sostanziale, un nutrimento, quello che abbiamo pensato per il nostro progetto, cioè una quotidiana necessità. Indispensabile. Io prima parlerei di un fattore di opportunità ai ragazzi. È una cosa importantissima quella che state facendo, perché dare l'opportunità a dei ragazzi di vivere 6 mesi in un ruolo che forse non li toccherà mai più, è una cosa meravigliosa. Fare gli artisti, vivere da artisti. Cioè loro possono vivere 6 mesi da artisti, infilarsi nei guai alla grande. Pensare solo a questo. E questa è una cosa meravigliosa e spero che non finisca mai. Questo me l'auguro per tutti quelli che saranno i ragazzi che verranno dopo, perché è veramente un'opportunità rara. Per quanto riguarda la riqualificazione, quando ci sono delle energie di questo genere all'interno di un luogo non possono portare altro che bene e riqualificazione in maniera proprio potente, perché comunque è un luogo giovane, forte e che dà un'energia magnifica e non può che venire piante verdi e stare tutti bene, cioè è una cosa veramente. La partenza è buona perché si parte dai giovani, si parte da chi effettivamente non ha avuto ancora l'opportunità di dedicare tanto tempo, di dedicarsi completamente per tanto tempo all'arte, perché sono maggior parte studenti che vivono con una piccola economia. Perciò la partenza è quella giusta, relazionarli col mondo all'interno di un contesto che parla di riqualificazione è straordinaria e serve tanto a chi lo fa, serve a loro, ma anche per noi che partecipiamo ci rendiamo conto che riusciamo a prenderci il giusto tempo per comunicare
e dialogare con i giovani artisti. Una residenza è molto più vicina ed è, se non l'equivalente, la cosa che si avvicina di più a quello che toccherà all'artista nei suoi passaggi futuri, a chi vuol fare l'artista. La residenza parla una lingua molto più vicina rispetto all'accademia, se non la stessa lingua, ma in quei 6 mesi tu pensi solamente al lavoro, ti relazioni con figure di un livello diverso che vengono per parlare e realizzare cose insieme a te, concentrato in un tempo che comunque, per quanto poco non è, ma è limitato. E poi comunque abbiamo fatto una residenza quest'estate anche noi, e assieme ad altri artisti giovani, perciò diverse generazioni che eravamo lì ospiti, dove abbiamo conosciuto artisti che vivono di residenze in tutto il mondo, perciò è una sorta di, cioè, producono il loro lavoro con le residenze, perciò per dire anche quello che può, per continuare, insomma, come può diventare anche un motivo, fino a che punto possa avere senso non lo so, però uno può decidere a 5 anni della sua vita di girare il mondo e pagarsi il suo lavoro e la ricerca con le residenze. In effetti, avendo queste opportunità, i ragazzi, i giovani artisti, prima si fanno le spalle forti, scelgono questa cosa perché è un'opportunità meravigliosa, è veramente importante. Per chiudere forse, o comunque per concludere o ricollegarci effettivamente, non stiamo a deciderlo, non è importante, con la cosa che abbiamo iniziato, ai nostri tempi non c'era Erasmus, c'erano pochissime residenze e mancavano le istituzioni all'interno delle quali potevi fare comunque in ogni caso stage workshop che riguardano, anche se la situazione è locale, ma che bene o male, essendo istituzionalmente valide, si confrontano con realtà internazionali. Poi la questione resta uguale, ovviamente deve avere la tigna, la qualità, l'intenzione di continuare, perché non è finita qui, cioè nel senso viaggiano tutti, non sei stato scelto e sorteggiato, non sei l'unico, sei sempre insieme agli altri, però le opportunità crescendo aumentano anche le possibilità di poter fare questo lavoro, sicuramente. Prego, ma come siamo venuti? Un casino, speriamo bene.